We can't leave Naples without meeting the famous Gino Sorbillo, a master of both pizza al forno and pizza fritta. Tourists from around the world make pilgrimages to the Pizzeria Sorbillo to sample pizza cooked to perfection in 45 seconds. Gino talks as fast as his pizza cooks, so hold on to your seat as he shares his methods and explains why he chose New York City for his second location. Ci troviamo in Via dei Tribunali, definita come la via della pizza napoletana nel mondo. Questa pizza è particolare perché deriva precisamente dalla pizza a portafoglio a libretto, in fondo nata molto povera, che per secoli veniva venduta nei vicoletti di questa città. Non è soltanto un piatto di poveri, è un piatto che può piacere anche ai ricchi. Pizzeria Sorbillo is one of Naples' most famous pizzerias. At 11 a.m., a line starts forming outside his door. People just stand there and wait for him to open at noon. When his doors open at noon, the crowd pours in and the pizzas just start coming out of the kitchen. Oggi vi farò due pizze particolari, la classica margherita col pomodoro San Marzano, mozzarella, olio e basilico, e poi fare una pizza fritta della tradizione. Noi la facciamo, voglio precisarlo, con lo stesso impasto della pizza al forno, solo che cambia il metodo di cottura. La stessa pagnotta può far ottenere la pizza al forno o la pizza fritta. Allora, la mia pizza margherita la faccio partendo dall'acqua. L'acqua, farina, sale e lievito. Si impasta in circa 12 minuti, si fa lievitare poi l'impasto dopo che lo si porziona per circa 12 ore. Lo si lavora schiacciandolo con le mani, quindi non usiamo strumenti per lavorarlo. Alla fine cominciamo ad aggiungere il pomodoro, quindi ripartiamo il pomodoro al centro, mettiamo circa 2 cucchiai di pomodoro San Marzano schiacciato a mano, mettiamo del basilico fresco, a volte lo spezzettiamo per far rilasciare i naturali odori, mettiamo del fior di latte di Agerola, perché è nostra tradizione utilizzare questo fior di latte di Monti Lattari, ma abbiamo anche un altro fior di latte misto latte di bufala. Quindi così, e poi aggiungiamo dell'olio biologico Evo, formiamo una sorta di spirale, andiamo subito in cottura perché la pizza napoletana non deve stare troppo tempo sul piano di lavoro. Contenendo molta acqua, quest'acqua cade verso il basso e la pizza si può attaccare, quindi questa fase deve essere fatta in maniera molto svelta. Tira a mano sulla pala appunto la pizza, si va in cottura per circa 45 secondi e il miracolo è avvenuto. I gradi del forno a legna, come lo utilizziamo noi, che stiamo diciamo molto alti, 480 gradi la platea e 400 il piano di lavoro. Hanno tanti fornai della tradizione, alza un po' la pizza verso la platea dove il calore è più alto e poi la tira fuori, quindi gli dà quell'ultima cottura veloce. Fare la pizza fritta cambia il metodo di lavorazione dell'impasto. L'impasto, come dicevo prima, è lo stesso, solo che cambia il modo con cui si lavora. Mentre per la pizza al forno noi con le 10 dita, perché utilizziamo entrambe le mani, ci fermiamo ma tipo 1,5 centimetri dal bordo, perché questo bordo dove noi cerchiamo di spingere aria durante la stesura si deve poi rigonfiare per diventare poi una corona, no? Che racchiude gli ingredienti che noi abbiamo selezionato e diventa quindi il famoso cornicione. Per la pizza fritta a noi questo cornicione non serve, quindi cosa facciamo? Cominciamo a schiacciare appunto i bordi, non dobbiamo allargarla tanto perché si potrebbe poi rompere una volta calata nell'olio. Mettiamo subito della ricotta al centro, noi utilizziamo una ricotta di bufala, andiamo subito con una provola affumicata con la paglia, mettiamo il pomodoro biologico sempre al centro e si fa fuoriuscire l'aria contenuta perché altrimenti si potrebbe gonfiare molto. La si sigilla anche al contrario, si gira 2-3 volte e poi cosa si fa? La si prende per le orecchie, noi le chiamiamo così, la mettiamo in olio a 210 gradi, non la lasciamo subito, la facciamo un po' pendolare, cerchiamo anche di dargli una forma. Dopo un 40-45 secondi il miracolo dorato della pizza fritta napoletana, quella dei vicoli, quella della storia, è avvenuto. Circa 2 mesi ho aperto a New York, a Little Italy, con Pizzeria Sorbillo pizza fritta. Mi è piaciuto aprire questa pizzeria a Little Italy perché lo vedo molto simile come quartiere a Via dei Tribunali, perché è un quartiere popolare, un quartiere che ha tante storie, un quartiere di vita, un quartiere di strada che entra in pizzeria. Non c'è distinzione, non ci sono, come dire, barriere. Io non credo a barriere, non credo a limiti territoriali. Io credo moltissimo nella manodopera, no? Nella testa, nel cuore e nelle mani. Se vuoi fare pizza buona, la puoi fare a New York, la puoi fare in Australia, la puoi fare in Corea, la puoi fare in tutte le parti del mondo. La pizza napoletana è internazionale, la pizza napoletana è universale, la pizza napoletana è buona per tutti. So many pizzas, so little time. No matter where you are in your journey, a delicious adventure awaits. If you're trying to master the pizza craft, you know it's a lifetime pursuit. Every trial bringing you closer to that goal of perfection. And if you're a pizza aficionado, the peak experience may lie ahead.
Your favorite pizza could be the one you're having next.